Martino ho avuto il piacere di conoscerlo ieri a cena, non lo conoscevo, neanche ne avevo mai sentito parlare, perché appunto, come ho detto, sono di un'impostazione esoterica piuttosto occidentale, anche se ho letto altre cose sull'Oriente. E diciamo che sono entrato subito in sintonia già dalla cena, perché ho capito che padroneggia molto la materia, c'è molta gente che si improvvisa, lui invece si sente, si percepisce che padroneggia la materia, che evidentemente ha fatto molti viaggi, come dice lui stesso, nei posti dove nasce questo sciamanesimo, ma al di là di questo credo che sia anche un personaggio che ha molto da dire, molto da raccontare, molto da offrire anche a una società che è quella occidentale e fortemente malata. Credo che la differenza tra noi e l'Oriente oggi sia che noi siamo malati. Cosa voglio dire per malati? Non malati fisicamente, a parte anche sì, moltissimi, ma malati da un punto di vista psichico, mentale, animico, spirituale soprattutto. E quindi penso che una sana iniezione di cultura orientale che ci insegna come loro in qualche maniera ancora sono rimasti un pochino più puri rispetto a noi, un pochino, perché purtroppo il gigante Cina che vive solo per il dio Chen, che è il dio denaro, chiaramente è un qualcosa che divorerà anche loro molto presto, però comunque rispetto a noi sono ancora un po' più puri. E quindi credo che un'iniezione di qualche cosa di vita, di un anticorpo di vita orientale in questa società occidentale non sia alla fine da buttare via. Non voglio rubarvi altro spazio e lascio la parola a Martino. Martino. Grazie a Andrea per avervelo presentato, grazie a Lapo. Io rimango, non è che scappo, anzi, ascolto più volentieri. Allora, grazie davvero di questo invito, dell'ospitalità, sono molto contento di raddoppiare, diciamo, la possibilità di condividere del tempo con voi, come è stato ieri sera in maniera domestica e conviviale, che è stato però una bella situazione proprio per poter scambiare in maniera diretta, e vorrei che anche oggi fosse più o meno sullo stesso stile di conversazione. Ieri eravamo disposti diversamente, oggi sembra una cosa più seria, perché è più seria la sede e anche la modalità in cui noi ci siamo seduti, ma vorrei invece che il tenore sia ugualmente familiare e diretto, anche perché per quello che riguarda me mi rendo conto che è inutile scrivere i libri se rimangono unicamente dei libri, ed è per questo che quando posso, al di là dello scrivere libri, cerco di presentarli in una maniera diretta, quindi con il pubblico davanti a me, e soprattutto penso che è un'epoca dove è inutile scrivere libri per il gusto di scrivere libri o del fare teoria. Siamo in un'epoca, a mio avviso, dove c'è troppa informazione spesso confusa, e c'è talmente troppa informazione che manca poi l'elemento successivo, cioè l'informazione e la teoria spesso dovrebbero tradursi in pratica, o meglio offrire a chi è che legge degli strumenti, prima per chiarirsi la propria mente, capire meglio dove si posiziona, dove ognuno di noi si posiziona in questa epoca, soprattutto quella attuale, particolarmente complessa, e poi avere degli strumenti concreti per operare. Questo secondo me è sempre stato così. Ogni sapere tradizionale non è mai stato unicamente un sapere teorico, ma la teoria è quella che poi deve tramutarsi in praxis, e se non c'è una buona praxis, la teoria non è corretta, ma le due cose devono stare assieme. Altrimenti quali sono i due grandi rischi? Uno, che il sapere diventi unicamente sapere concettuale, quindi una testa che cresce e un bicipite che si atrofizza, o il contrario, quando non c'è teoria e non ci sono basi teoriche sane dietro, il problema è l'inverso. Abbiamo dei grandi bicipiti privi di cervello, e in entrambi i casi, se nel primo caso è la stagnazione, nel secondo caso è invece l'azione che non porta da nessuna parte. Questo breve preambolo l'ho fatto semplicemente perché, come sapete, il tema di oggi è questo volume che ho scritto recentemente, e tra l'altro che è stato scritto in pochissimo, nel senso
la prima stesura l'ho fatta in poco più di 10 giorni di questo libro, ma era un libro che stava evidentemente in gestazione all'interno di me già da parecchio, e quindi poi quando è uscito è stato un parto abbastanza rapido, diciamo, e felice, devo dire, perché insomma mi sono trovato molto a mio agio nello scriverlo questo libro qua, e che è il tema, appunto, anche se il titolo, come giustamente rilevava Luca, è esotico, cavalcare il Kali Yuga, e poi capirete strada facendo perché si parla di Kali Yuga e perché si parla di una modalità rispetto a questa epoca cosmica che è quella attuale, poi la modalità del cercare di cavalcarlo. Al di là quindi di questo primo accenno che può sembrare esotico perché ci porta nel mondo indiano, la copertina vediamo una sorta di cavaliere samurai e quant'altro, in realtà è un testo che ci interpella a noi tutti occidentali in primo luogo, e a noi tutti come esseri umani, poco importa uomini o donne, perché l'attitudine del guerresca è per il genere umano, non è per una categoria anatomicamente e sessualmente definita, è un'attitudine dello spirito che riguarda tutti gli esseri umani, soprattutto esseri umani di questo tempo attuale. Si parlerà di guerriero, è quello che mi interessa, perché appunto voi tutti seguite delle strade in affiliazione a determinate tradizioni e quant'altro, per cui quando si parla di guerriero si parla spesso di tema dell'iniziazione, ed non è un caso che abbiamo voluto intitolare questa giornata di oggi, chiamarla iniziazione, autoiniziazione e controiniziazione. E poi strada facendo, in questo percorso di scambio che faremo oggi, è interessante vedere in che maniera l'iniziazione si sposa col cammino diciamo del guerriero, non del guerriero in senso lato, ma nel guerriero come attitudine spirituale. Da dove vogliamo cominciare? Vogliamo prendere le cose alla lontana e spiegare cos'è più o meno il Kali Yuga, o tutti più o meno voi sapete di che si tratta? È meglio che lo spieghiamo. Allora, Kali Yuga. Allora, col termine Kali Yuga si definisce, secondo la filosofia indiana antica, una specifica epoca cosmologica. Allora, nell'India antica, ma non solo nell'India antica, quasi tutte le società tradizionali concepiscono il tempo non in maniera lineare, con un inizio e una fine, che è una cosa abbastanza recente e particolare nella storia dell'uomo, che nasce, diciamo, col pensiero essenzialmente giudaico-cristiano, che si pensa che il tempo abbia avuto un inizio, poi avanza, poi finisce il tempo e poi succede altre cose, ma non ricomincia, finisce, c'è un inizio e una fine. Invece in molte società tradizionali, come quella appunto dell'India antica, la Persia antica, ma anche in Europa, il tempo invece è un cerchio, per cui c'è un inizio, ha un suo svolgimento. Poi questo tempo ha come se fosse disegnasse una parabola che in qualche modo discende, arriva a un punto finale dove si ha un collasso, una crisi, ma poi da lì in poi il tempo ricomincia da capo. Però non è un cerchio perfetto, è un cerchio dove man mano che il tempo passa qualcosa accade. Che cosa è che accade? Il tempo si degrada, quindi è come una discesa che arriva a un culmine finale e poi dopo questo collasso si ricomincia da capo. E quindi la metafora, noi nel mondo mediterraneo greco parliamo di età dell'oro, età dell'argento, età del bronzo, età del ferro, per cui l'età dell'oro è questa epoca primordiale degli inizi dove, tra virgolette, volgarizzando, tutto andava bene, dove l'umano era in una comunione, in un connubio perfetto con la dimensione divina, dove gli esseri erano immortali, dove gli esseri umani stessi erano dei in terra, dove c'era prosperità, felicità. Nell'età dell'oro era un'età, si dice, di anarchia, ma non perché ci fosse anarchia, ma perché l'essere umano aveva talmente dentro di sé la cognizione della propria dirittura etica che non c'era bisogno di ordinarlo, organizzarlo attraverso delle leggi. Ecco l'età dell'argento che comincia l'uomo in un qualche modo a cominciare a perdere questo equilibrio, quindi a staccarsi dal principio divino che ha in sé e fuori di sé, e da quel momento in poi c'è necessario creare delle leggi per irregimentare in un qualche modo, per guidarlo. Ma questo già vi fa capire che
pian piano le cose cambiano, quindi da questa dimensione edenica originaria si scende, fino poi ad arrivare a queste epoche successive, l'ultima della quale nel pensiero indiano è chiamato Kali Yuga, nella filosofia nordica si parla dell'età del lupo, o appunto nel pensiero di Esiodo e quant'altro è l'età del ferro, che è l'epoca finale, dove da un punto di vista microcosmico l'uomo ha perduto grosso modo tutti i connotati spirituali e etici, non morali, etici. A livello individuale, a livello sociale, le relazioni si fondano ormai su una dimensione essenzialmente caotica, irrazionale, per cui la stessa società non è più uno strumento che deve aiutare l'uomo a evolversi e eventualmente a aiutarlo per riunirsi alla propria dimensione divina, ma al contrario è una macchina congegnata e pilotata in maniera tale che ancor più l'uomo si disgreghino le relazioni tra gli esseri umani, quindi invece di aiutare è una macchina fatta per distruggere l'uomo stesso. E questo che accade a livello individuale, a livello di relazioni sociali, poi è un riflesso ovviamente macrocosmico, nel senso che man mano che l'uomo si disgrega, anche il cosmo attorno a lui si disgrega. Se voi guardate ad esempio quali sono i temi dell'Apocalisse che riguardano i tempi finali, vedete che c'è una concordanza perfetta tra il decadimento umano e il decadimento dell'universo. E le due cose vanno assieme, nel senso, man mano che l'uomo si disgrega eticamente, l'universo risponde disgregandosi, terremoti, cataclismi di qualsiasi genere, in genere poi si parla sempre di acqua e di fuoco che concorrono alla distruzione del cosmo, e man mano che succede questo l'uomo peggiora sempre di più. Poi se noi guardiamo i tempi attuali, diciamo, l'uomo dà anche una mano a livello cosmico per peggiorare le situazioni e per farlo rapidamente, in maniera tale che il cosmo in un qualche modo non abbia manco più mezzi lui stesso di tenersi in piedi, tant'è vero che stiamo lì con ogni nostro atto a fare un killeraggio sistematico. Questo preambolo, interrompetemi se ci sono cose che non sono chiare o vi sembrano troppo rozze, ve le spiego volentieri molto, molto meglio se riesco. In tutte le tradizioni dove si parla di questa ciclicità del tempo e del fatto che l'epoca attuale è l'epoca finale, che quindi allude a un collasso definitivo da cui poi ricominceranno i giochi con una nuova età dell'oro, eccetera, si parla spesso che è un'epoca in cui non solo i connotati etici della persona sono disgregati, ma che in realtà è un'epoca in cui delle forze, delle energie invisibili che tengono insieme il cosmo e che nelle epoche precedenti erano in qualche modo canalizzate a sostenere i pilastri dell'universo e anche all'interiorità l'uomo stesso, si disgregano e immaginate come se dei fasci di energia cominciassero a diventare delle energie caotiche, per cui c'è una liberazione a tutti i livelli di energia che però è energia scombinata, scompaginata, caotica, che diventa in poche parole energia allo stato libero. Quindi è un'epoca particolarmente pericolosa perché tutto ciò che fino a epoche passate, a tempi recenti, era comunque canalizzata, ordinata per un specifico scopo, è come se le tubature si spaccassero e quindi tutta la pressione all'interno di questi tubi comincia a uscire fuori. Questo significa a livello individuale che noi cominciamo a vivere una dimensione di caos assoluto. Caos all'esterno e un caos all'interno. Poi ogni tradizione in maniera molto dettagliata spiega come è possibile pensare e riconoscere che quest'epoca effettivamente è un Kali Yuga o non in Kali Yuga, quindi è molto, molto specifico, succede questo, i governanti invece di essere delle persone che aiutano i propri sudditi, chiamiamoli così, sono invece dei predatori che li utilizzano semplicemente per schiavizzarli, coloro che erano nelle epoche passate dei sacerdoti che avevano il compito di creare un'unione tra l'uomo e il divino, anzi sono loro i primi a tagliare i ponti tra questa dimensione umana e divina e così via dicendo. Le relazioni mutano, le relazioni uomo-donna mutano profondamente e l'uomo stesso in un qualche modo questo caos dall'esterno comincia a invaderlo all'esterno, il grande problema perde la bussola, quindi non si riconosce più.
Vi torna questo quadro qua, pensate che sono follie degli indiani di un po' di migliaia di anni fa che erano invidiosi dei loro posteri futuri, che invece loro stavano a zappare la terra, invece dicevano cavolo, i posteri futuri guideranno dei SUV, quindi diciamogli che non va bene quando nell'epoca futura avranno i SUV e saranno felici, diciamogli che invece devono essere infelici e che era molto meglio quando noi zappavamo la terra. O pensate che un quadro un po' così, che può apparire apocalittico, in realtà è abbastanza realistico, e dove in tutto questo poi la tecnologia, come sapete, non è un elemento di aggregazione, ma contribuisce invece a questo sfaldamento, all'atomizzazione, quindi questa finta socialità come quella, appunto, tanto per tirare in ballo solite cose, un Facebook dove lo spirito comunitario è semplicemente fare questo o questo, c'è un like o non like, risatina, bocca in su o bocca in giù, quindi questo è ciò che oramai lega la comunità degli esseri umani che dovrebbero condividere scelte, ideali e quant'altro. Effettivamente tutto concorre a dire che più o meno lo specchio di gente che ha vissuto centinaia e centinaia di anni fa, migliaia di anni fa, e pensava e sentiva quale potrebbe essere stato il futuro, in realtà quella visione che avevano a quell'epoca è molto realistica rispetto a quello che oggi sta accadendo. Questo libro qua cerca semplicemente di spiegare che siamo in un'epoca dove, sebbene noi possiamo vivere di pie illusioni e quindi ancora pensare che esistano delle strade a cui in qualche modo fare riferimento o diciamo delle tradizioni a cui potersi attaccare nella speranza che esistano effettivamente ancora dei canali attivi capaci di proteggerci da questo caos e come delle navicelle di trasportarci in un mondo più felice o di consapevolezza o di evoluzione interiore, di conoscenza spirituale, eccetera. In realtà questo non accade. Cioè la filosofia del guerriero che viene in qualche modo presentata in questo lavoro parte dal presupposto che al giorno d'oggi è molto raro che esistano ancora delle tradizioni esoteriche o non esoteriche, poco importa, spirituali autentiche che possano diventare un riferimento per un essere umano. E quindi l'unica risposta autentica che uno può darsi in quest'epoca è di cercare di fare riferimento unicamente a se stessi. Poi non significa che uno possa seguire anche un percorso spirituale in cui si riconosce e in cui cammina, ma in un'epoca come la nostra la prima cosa è cercare di camminare con le proprie gambe e poi eventualmente con le proprie gambe entrare in una tradizione che ancora si ritiene possa essere efficace, all'interno di quello muoversi. Ma una cosa, non possiamo esimerci dal fatto di aspettare che qualcuno ci salvi al nostro posto o che la semplice conoscenza intellettuale di determinate dottrine possa assicurarci, non dico la salvazione, ma manco un minimo avanzamento in questo mondo qua. Cioè, avete domande, curiosità intanto su questo che abbiamo detto fino adesso? Allora, poi ritorniamo adesso sul guerriero e perché si chiama cavalcare il Kali Yuga. Però mi interessava una piccola cosa, visto che ne abbiamo parlato anche ieri, eccetera, che è il tema delle iniziazioni. Poi, come vi dicevo prima nel preambolo, capiamo e cerchiamo di capire perché il cammino del guerriero è legato poi al cammino iniziatico o autoiniziatico. Che sono per voi le iniziazioni? Che ne sapete voi di iniziazioni? Voi siete degli iniziati? Se un bambino vi chiedesse mi spieghi cos'è un'iniziazione? Voi sapreste rispondere? Sicuramente sì, ma nel senso mi interessa veramente come si dice con le vostre parole, come potremmo definire un'iniziazione? Visto che se ne parla da mattina a sera, qui siamo in un mondo dove siamo tutti iniziati in un modo o nell'altro. Una preparazione spirituale. Ok. Una preparazione anche di trasformazione interiore, di conoscenza dei simboli, dell'assorbire i simboli, i significati, le gestualità. Nell'iniziazione si testa anche i promessi, ovviamente. Ok. Quindi nella massoneria si arriva in una maniera, si muore, si rinasce. Ok. Quindi c'è anche un cambio più razionale, chiamiamolo fisico, sottile. L'iniziazione è tante cose, tante piccole prospettive. Ok.
E ci siamo, sì, su alcune. C'è Mirella che scuoteva la testa, perché scuoteva la testa? Che diceva? Che voleva dire? Che non era d'accordo. No, perché pensavo che l'iniziazione dovrebbe essere la coronazione di un lavoro che hai già fatto e poi o insieme con un maestro o da solo, ma normalmente insieme a una persona già iniziata, diciamo, ti dovrebbe portare su questo cammino che è più su di quello che hai. Cioè, praticamente ho letto un libro che si chiamava Il terzo occhio di Lobsang Rampa, il mio primo libro, e lì si parla di un'iniziazione, ma è la fine, diciamo, di un lavoro che lui fa prima. C'è tutta una preparazione. E poi un altro che si chiama L'iniziazione proprio di Elizabeth Haik. Nell'Egitto succedeva, è uguale, cioè la persona prima fa da sé un percorso e poi insieme a questo maestro va in... E normalmente questa iniziazione dovrebbe essere una cosa, come tu raccontavi ieri, una cosa che è all'interno del tuo corpo o fuori, cioè nel senso che succede non a livello fisico ma a livello più profondo, diciamo. Ok, allora tante informazioni state dando. Alcune ovviamente sono nella giusta direzione, sono comunque utili tutte. Allora, iniziazione iniziale significa dare un inizio, quindi in qualche modo c'è una cesura, c'è un prima e poi si inizia. Poi è strano che si inizia a metà del percorso, cioè uno dice l'inizio con la nascita, no, l'iniziazione ti fa iniziare quando tu sei già nato da un pezzo, quindi è come un secondo inizio. Ma se guardiamo l'etimologia iniziazione, soprattutto nell'ambito greco antico, quindi le iniziazioni misteriche e quant'altro, sono legate al verbo teleothen, che vuol dire finire. Quindi più che iniziare sono le finizioni nella Grecia antica, quelle che noi chiamiamo iniziazioni in realtà erano le finizioni, traducendolo in un termine ovviamente scorretto. Per quale motivo? Finizioni in che senso? Che doveva finire? Cosa succedeva secondo voi? Anche poi ne parleremo nei misteri eleusini. È stato una presa di coscienza. Una presa di coscienza, ok. Però perché finire? Mica prendere una coscienza finendo. Perché è arrivato ai grandi misteri. Quindi acquisiva. Ok. Secondo me è un rito di passaggio, quindi finisce una cosa e inizia un'altra. Oppure sei pronto per ricevere un'informazione più grande di quello che avevi già assimilato. È un rito di passaggio, è vero, certo. Ma non è un caso che sia legato al verbo finire, perché l'iniziazione appunto è un rituale di morte e di rinascita. Questo è fondamentale. Non è che è semplicemente una trasmissione come parlo con te e ti trasmetto degli insegnamenti. Questa non è un'iniziazione, deve esserci appunto un passaggio di una morte e una rinascita. La cosa interessante è che in tutte le tradizioni antiche dove è esistita l'iniziazione, questa che noi chiamiamo morte e rinascita, non è che era virtuale e non era un elemento simbolico. Effettivamente la persona destinata a attraversare un rituale di iniziazione doveva effettivamente morire. Faccio un esempio delle iniziazioni, forse voi ne avete sentito parlare, delle iniziazioni tribali. Avete milioni di iniziazioni tribali, vi viene subito in mente il giovane africano che viene scarificato, il Maori con questi complessissimi tatuaggi dolorosissimi e quant'altro, oppure popolazioni dell'America Latina che gli viene sparato negli occhi delle sostanze orticanti o circoncisioni, cioè immediatamente ci viene in mente un grande panorama di cose. Ma che cosa sono effettivamente le iniziazioni tribali che esistevano in qualche modo anche nelle nostre società fino a svariato tempo fa? Era un modo per permettere a un giovane di diventare adulto, tant'è vero che venivano fatte durante l'epoca adolescenziale, addirittura iniziazioni che riguardavano i bambini e quant'altro, però in una modalità in cui quel giovane doveva sperimentare effettivamente la condizione di morte. E veniva fatto come se fosse una sorta di laboratorio che permettesse al giovane iniziando, quindi colui che era destinato a essere iniziato,
di sperimentare a tutti gli effetti la morte, ma non la vera morte che ognuno di noi dovrà vivere alla fine, ma sperimentarla ancora in vita in maniera appunto sperimentale, come in un laboratorio. Però a tutti gli effetti era, come la chiamo io, una prova generale di morte, ma non era simbolica. Non era simbolica per il fatto che, se voi guardate un po' la letteratura antropologica e quant'altro, questi rituali di iniziazione sono degli rituali in cui effettivamente il bimbo per un momento la tocca l'esperienza della morte e pensa realmente di morire, perché i patimenti inflitti al corpo del bambino, uniti ai patimenti di natura emozionale che vengono inflitti, cioè, guardate l'iniziazione, i bambini vengono segregati, spaventati, in alcuni casi malmenati, in alcuni casi abusati sessualmente in maniera pesante dagli adulti, proprio come elemento dell'iniziazione. Questo bambino, immaginate che fino a 2 giorni prima gli avevano detto tanto vedrai quando ti inizieranno, quindi era già spaventato che prima o poi l'avrebbero iniziato, viene tolto, detto in maniera figurata, dal seno materno e si ritrova che 1. Ti prendono, ti menano, ti infliggono i tatuaggi, ti circoncidono, ti fanno sanguinare, ti segregano, ti spaventano, tutto quello che di terrore può avere un bambino a un'età di 10 anni eccetera, te lo fanno sperimentare, sapendo che tu da bambino non sai quello che ti succede dopo, realmente lì puoi sperimentare delle cose talmente brutte che non sai se ne esci o meno. Se ne esci diventi un adulto, se non ne esci o muori, insomma in alcune iniziazioni si muore, non è che erano fatte appunto con delicatezza, o se non le attraversi rimani un bambino, non diventerai mai un uomo. Però, secondo voi, perché le iniziazioni sono così cattive? Mica che gli adulti sono frustrati, gli adulti delle tribù indigene, quindi dice adesso quello che ho patito io nella vita lo faccio patire anche ai miei nipoti. C'è un motivo molto particolare. Perché infliggere a un bambino in un'epoca molto particolare? È importante quello che sto dicendo perché lo vedremo poi intraslato in tutte le forme di iniziazione, in particolare quelle connesse con la guerra. Perché? Una preparazione, un superamento forse anche di se stesso, no? Audere memento se ricordati di osare sempre, dicevano, no? In latino. Quindi era allungare l'elastico, no? Della propria supportazione, della propria concentrazione mentale. Io mi riferisco su una civiltà come potrebbe essere quella di Sparta, la Voghè, dove veramente si preparavano in maniera fin da piccini, subivano delle prove terrificanti. Questo io penso. Cioè hai perfettamente ragione, ma questo è un po' tutto, sì. Tutta la preparazione di un piccolo guerriero. Se guardi Sparta, 8 anni venivano tolti dalla famiglia e quindi reggimentati appunto con lo scopo di farne degli eccellenti guerrieri. Nell'iniziazione vera e propria, tribale, serve a farti diventare un uomo, ma la cosa interessante è che in questa esperienza totalmente tragica del patire tutto e del sentire che effettivamente a 10 anni, 12 anni stai morendo, se tu riesci a sopravvivere quella dimensione di crisi, dentro di te si manifesta un germe all'interno della tua persona, che è un germe che non è toccato da tutti questi eventi, cioè permette, ve lo riduco, di far emergere un elemento divino nella persona, ma non che viene creato, che già esiste a livello latente, ma lì si manifesta, e che permette al ragazzino, una volta che è diventato un iniziato, di avere la consapevolezza: dentro di me esiste qualcosa che non è legato né allo spazio né al tempo, né al patimento né alla sofferenza, né all'angoscia né alla paura. Quindi è uno shock che viene creato, una specie di terapia. È uno shock che viene creato in maniera tale che questo germe appaia. Cosa che non può morire. Che non può morire perché già da prima non è morto, nel senso viene in superficie. Se voi guardate ad esempio una parte della sua vita praticamente, la sua parte della sua vita, cioè muore mondana, una fase della vita e c'è una nuova nascita. Sì. La fine di un tutto, la nascita di una nuova. Esatto, però è come se ci fosse un qualcosa di sovraumano che si manifesta nella persona, che poi non vuol dire che la persona, che il bambino sia un Superman dopo, no, è un uomo normale, ma dentro di sé ha una consapevolezza e una presenza di un qualcosa che è intangibile.
Se voi ad esempio guardate nell'ambito dell'alchimia, quando si parla dell'operazione al nero, nell'operazione al nero voi sapete cosa accade, c'è un contatto col mercurio, le acque mercuriali. A cosa serve? Serve a creare un dissolvimento. È un solvente. Questo solvente cosa fa? Permette la separazione. Cos'è che separa? Separa l'elemento grossolano da un elemento che poi verrà eventualmente purificato, rilavorato, poi ovviamente c'è l'elemento dello zolfo che è importante, ma grazie al mercurio comincia a emergere l'elemento zolfo. In un qualche modo, stessa cosa. Che cosa sono le acque mercuriali? Le acque mercuriali è, diciamo, l'immersione in tutto ciò che ci può dissolvere come persone. Le paure, la solitudine, in un caso che, se voi guardate com'è che si realizza l'opera al nero, si realizza in maniera molto simile, in certi casi, a come viene vissuta in ambito, ad esempio, tantrico. Determinate pratiche hanno proprio lo scopo di farti superare una dimensione di crisi in maniera tale che il principio aureo che è dentro di noi si manifesti, a quel punto lo cominci a coltivare sapendo che tu non sei l'elemento lunare, tu sei l'elemento aureo, e da quel momento in poi c'è il germe di immortalità che tu puoi coltivare. Questo che sto dicendo sembra un lungo preambolo, ma è fondamentale perché vi fa capire che già queste che possono sembrare per noi delle aberrazioni, le grandi iniziazioni tribali, in realtà hanno uno schema che poi ritroviamo in tutte le forme di iniziazione, dall'alchimia, quelle sciamaniche, poi se volete ne parliamo delle iniziazioni sciamaniche e quant'altro, le iniziazioni misteriche e così via dicendo, dove questa simulazione di morte, però non è simulazione nel senso che è virtuale, la persona effettivamente attraverso un periodo di crisi profonde dove c'è il rischio del dissolvimento totale della propria persona, viene utilizzato con lo scopo di permettere di far emergere, apparire un elemento, chiamiamolo aureo, chiamiamolo immortale, che è poi il nostro vero io. Per cui già a 12 anni, iniziazione tribale, capisci che tutta questa roba qua, come diciamo ieri, è una matrix, in poche parole, e quindi da lì in poi ti puoi immaginare, quando è questo principio che ti guida, che è il tuo io immortale, in un qualche modo tutto diventa relativo, e non è un caso che appunto queste iniziazioni servissero anche a creare degli uomini, dei veri uomini con responsabilità da uomini, che erano guerrieri, che era gente che andava a caccia, che non avevano più paura di andare a caccia dei leoni, come avviene ad esempio nelle iniziazioni in Africa dei Masai e quant'altro. O delle vere donne. O delle vere donne, perché ovviamente c'è il pandan, le iniziazioni spesso sono maschili e femminili. Non pensate che le iniziazioni femminili c'hai delle anziane donne che ti insegnano a accudire le bamboline così diventi una buona madre. No, in genere le iniziazioni femminili in molte società tribali, ho studiato un po' quelle della zona della Melanesia ad esempio, sono cruente altrettanto come quelle maschili. Ci sono la limatura dei denti, ci sono anche lì delle prove di dolore corporeo particolarmente evidente, perché stessa cosa, lì poi se volete c'è anche una finalità pratica, insomma addestri la donna a sapere che un giorno, al di là del fatto di essere donna anche lei eventualmente con un principio superiore, immortale dentro, però anche una donna che un giorno dovrà sopportare il parto, dovrà sopportare, spesso nelle società tribali questo accade, insomma che il 50% della prole che metterà al mondo entro il secondo anno di vita morirà, quindi devi preparare un essere umano femminile a svolgere appieno le responsabilità appunto che avrà nel momento che sarà adulta, quindi maschile e femminile, questo è certo. Voi direte, secondo voi perché appunto tutto questo preambolo che ho fatto sull'iniziazione, che ha a che fare con sta roba del guerriero e con noi? Fatemelo voi il traslato. Perché Martino ha cominciato, ha spiegato il tempo che qui è un casino, poi ha detto che Cristo, cioè quelli si salvano perché li massacrano di botte e gli fanno i tatuaggi, e poi ci ha detto che il guerriero adesso è l'unica roba che più o meno ci può tirare fuori da questo monnezzaio universale che è l'epoca che viviamo. Che vi sembra a voi? Un insegnamento di autoiniziazione. In che senso? Ci hai detto perché sei intelligente, hai capito quello che volevo dire, no? L'hai capito tu, Francesco ha parlato di iniziazione, ha detto poi autoiniziazione, quindi è un'autoiniziazione. Non fare il furbetto con me. Scherzo,
no, sei stato Se bravissimo. avesse studiato, Ha invece studiato, visto, hai comprato il libro prima, dillo. Beh, sicuramente il discorso si comincia anche a avere un attimino un distacco, no? Non farsi travolgere anche da quello che tu dici del immondizzare, no? Siamo dallo shock. Essere pronti e centrati a reggere l'onda d'urto di questo mondo impazzito, no? Avendo passando anche cose che ti succedono, spesso e volentieri come ti guardano e dicono te non hai cuore, nel senso sei proprio eppure per me è un distacco, dico è successo. Cioè nel senso sì, ti può dispiacere, però non deve essere una zavorra che ti tira giù. Ok. Per me lo vedo così, cioè certe situazioni ho imparato nel tempo a viverla con più distacco. Con più distacco, però ti porta anche a avere a volte avere un azzeramento. Ciò che non ammazza, grazie. Bravissimo. Sì. Però come facciamo noi a fare in modo che ciò che in linea di principio potrebbe ammazzarci in realtà tantricamente lo trasmutiamo in nettare, quindi nettare che ingrassa? Qual è l'attitudine? Questo ci interessa, perché questo è il nocciolo della Questo questione. non bloccare. Non bloccare. Far fluire anche il dolore. Fare fluire anche il cioè dolore, questo sì. accettare. Ok. E farteli bolleare. Quello in un secondo momento ce la fai, però dall'inizio è difficile che... No, proprio accettare, proprio un'accettazione, come si diceva ieri sera, La no? cosa nuova occidentale non sta assolutamente, Bene. non accetta mai il dolore, non accetta mai la sofferenza, vuole sempre solo essere felice. Schivia, noi siamo persone che schivano, mentre vedete qua i bambini, ieri vi facevo l'esempio dei bambini che diventano sciamani, sono gli spiriti, come dicevo, li prendono per la collottola e li forzano a diventare sciamani. I bambini delle tribù o gli iniziati ai misteri antichi, quant'altro, erano persone, quelli iniziati ai misteri lo facevano volontariamente, i bambini un po' meno, quelli delle tribù, però ovviamente questo inzupparti, diciamo così per intenderci semplicemente, in questo brodo doloroso dove tutti vorremmo scappare mentre riesce, no guarda ti ci tengo e ti è come la bustina del tè, finché non fai acqua, finché non produci tè, io ti ci tengo lì dentro e va benissimo. Quindi noi siamo una società che schiverebbe, però noi siamo anche una società, e questo è il dramma, e se volete ne parliamo perché su questo, perdonate ma è ovvio che c'è un complotto, siamo una società che non inizia più, e non è un caso che nella nostra società non esistono più iniziazioni, o perdonate, la maggior parte di iniziazioni sono le iniziazioni baraccone, perché i miei colleghi antropologi ad esempio dicono che il cerimoniale di quando si prende il baccalaureato, come si dice in America, che fanno il lancio del cappello, invece quello è come un'iniziazione, non è manco per cosa, non è un'iniziazione, quello è un contentino che appunto, come dici tu, invece di smontartelo, l'ego te lo crea anche di più, ma soprattutto manca questo elemento sofferenza, morte, rinascita. Non puoi pensare che, o come dico, ma allora l'ultimo residuo che avevamo noi l'hanno tolto il militare. Sì, il servizio militare può essere a suo modo, impatti effettivamente con qualcosa talvolta di duro, però rendiamoci conto, cioè il servizio militare gli ultimi anni che l'hanno tolto, tranne diciamo chi è che faceva già il militare con una ottica professionista, il militare di leva era una roba che insomma se uno la poteva evitare, non è che proprio finito in quei 365 giorni uscissi come un iniziato, uscì più che altro come un frustrato che sei stato vessato dai tuoi superiori o malmenato dai tuoi camerati fin tanto che tu facevi il carro e poi invece sei stato integrato nel vero e proprio servizio militare. Quindi se noi ci guardiamo veramente, non esistono più le iniziazioni al giorno d'oggi. Poi in limitati casi esistono, poi se volete parliamo anche delle iniziazioni simboliche, delle iniziazioni virtuali, eccetera. Ma come società noi non usiamo più questo dispositivo per fare in modo che un bimbo diventi un adulto, comunque che un essere umano prenda delle responsabilità. Quindi cosa succede? Il fatto che non ci siano iniziazioni fa sì che noi siamo eternamente dei bambini. E se come siamo eternamente dei bambini non abbiamo delle coordinate reali, vita, morte, bene e male, esisto, non esisto, sopravvivo e devo mettere energia per sopravvivere, diventiamo tutti immersi in una sorta di brodo primordiale.
E certo che ci lavorano, perché con i bambini è importante capire dove gli sposti il lecca-lecca, lui ti va via, o l'altra cosa, che è fondamentale, ne ho parlato più volte, il bambino non solo lo tiri dove vuoi, ma lo spaventi come vuoi. Un iniziato tu non lo spaventi. Quello che ha patito lui non è che lo spaventi perché, perdonate, io lo sapete sono drastico ma non mi vergogno, non spaventi un iniziato perché mettono una bomba in una discoteca in un paese europeo e un 50 e passa milioni di cittadini subiscono un'onda di terrore che non escono più di casa il giorno dopo. Se, perdonate, i francesi fosse stata tutta una popolazione di persone iniziate, un Bataclan, a parte il fatto che non ci sarebbe stata manco bisogno probabilmente di polizia per agguantare gli eventuali responsabili, avrebbe fatto la popolazione stessa, ma non avrebbe creato quell'onda di terrore che invece è quella che sta attanagliando noi europei con lo spaventapassere di ISIS, poi quando serve altri insomma arginare, diciamo, i porci impazziti che siamo noi, basta che gli metti delle barriere dove ti serve e quelli per paura ti vanno dove ti serve, dove vuoi tu. Però appunto, e siamo d'accordo su questo, mi mette dietro, non possiamo dire che insomma siamo una società di gente iniziata, cioè è iniziato chi folle decide da solo forse di andarsi in maniera, ma lo vedete, nel senso, io lo vedo lavorando col mio lavoro in Francia, a volte con ragazzi difficili che insomma, alle volte sono insegnante in Francia di consapevolezza corporea, che detto così sembra una cosa molto soft per il benessere delle persone, invece assolutamente, cioè, in realtà io faccio un po' il lavoro di pronto soccorso, quando un ragazzo, parlo ad esempio degli adolescenti, quando i genitori, lo psicologo non fa più niente. Quando il figlio oramai sta dando fuoco alle automobili delle insegnanti di classe a 13 anni, quando comincia a spacciare, quando comincia a drogarsi, quando comincia a entrare nelle gang e i genitori non sanno più cosa fare, in genere lo portano da uno come me, che io dico ai genitori, insegno consapevolezza corporea, e in un qualche modo aiuto questo giovane a ridarsi delle coordinate, e lo faccio talvolta in maniera abbastanza drastica, appunto. Allora, rimettiamo i piedi per terra, vieni in Italia con me una settimana, dormi con me, abiti con me, tu lavi piatti o cucino, 6 di mattina ci alziamo, si va in montagna, se tu fiati o ti fermi ti lascio lì dove sei, ok? E dopo una settimana sti ragazzi ti dicono grazie, non mi sono mai sentito così vivo. Certo. Il problema è che poveretti non è che loro sono degli scalmanati che vogliono dare fuoco alle cose, sono semplicemente dei ragazzi che non hanno attenzioni nella direzione che gli servirebbero, e fanno queste esperienze estreme e devianti per il semplice fatto che un ragazzino a 15 anni ha bisogno di iniziarsi, ha bisogno di sentire qualcosa di intenso, perché qualcosa dentro di sé lo chiama, vorrei cavolo sentire. Il problema è che lo sentono con le cose che ha a disposizione, facendo casino e quindi dando fuoco a una macchina, provando l'ebbrezza di spacciare un po' di droga, eccetera. Per carità non sto giustificando, sto dicendo che purtroppo è un'esigenza che ognuno di noi ha avuto, perché ognuno a 15 anni ha voluto fare delle cavolate, e fortuna magari che ne abbiamo fatte, perché sono state quelle che poi ci hanno dato il metro una volta da adulti cosa potevamo fare e non fare. Quindi è un modo molto spontaneo di auto-iniziarsi in una società che non ti inizia più, quindi loro cercano di farselo da solo, e se lo fanno in maniera sbagliata, perché prima di tutto fanno danni a se stessi e fanno danni agli altri. Andrea? È la sua finichera. E allora è un'auto-iniziazione. Colpa sua, tutto registrato, guarda. Vabbè, vai. Io vado alle 13:30, non alle 3 di notte. Prego, certo, devi fare una domanda. Sì, credi dal punto di vista che l'assenza, diciamo, di questa iniziazione sia un po' effetto conseguenza di tutti questi conflitti che si vivono nella società, conflitti nei partiti politici, il fatto che non riusciamo ad avere un governo stabile, non riusciamo ad avere anche dei capi delle autorità che siano effettivamente piuttosto stabili, diciamo,
coraggio di azioni a livello di partiti, di comunità? No. Perché non si... Ti direi di no, perché quello che tu chiami governanti in realtà è già il riflesso di quello che noi viviamo. Nel senso, i governanti, cioè abbiamo dei commedianti. Abbiamo dei commedianti, ma perché è tutto il mondo che sta diventando di commedianti. Poi ovviamente a livello ampio e politico, quelli sono i commedianti pubblici, ma è lo specchio esattamente di quello che noi viviamo all'interno della famiglia, della commedia che noi recitiamo nelle relazioni di coppia, nelle commedie che recitano i genitori nei riguardi dei figli, i figli nei riguardi dei genitori. Quindi in questa società, come direbbe Debord, oramai Debord dello spettacolo, è ovvio che anche i politici siano, certo, se i politici fossero perdonati, io sono un po' esagero, ma se un politico appunto lo sottoponesse a una buona iniziazione, probabilmente farebbe, o non farebbe più il politico, farebbe il buon politico. Quindi troverebbe la sua strada in maniera molto, molto più diretta. Il problema è che ognuno, al giorno d'oggi, esistono ancora le caselle, ma all'interno di quelle caselle non c'è più la gente che ci dovrebbe stare in ogni ambito. Il mondo degli insegnanti rispetto alla scuola, adesso sembra un po' drastico, ma prendete le cose con le pinze per fare un quadro, non è che Martino è il cattivo radicale, non è questo, per capire che effettivamente non abbiamo parametri, perché tu mi dici in realtà dovrebbe esserci un governo che funziona, sì, perché dentro di sé tu lo sai che hai bisogno di un governo che dovrebbe funzionare, che regoli tutto il resto, ma non guardar più perché quella casella è vuota. E quindi poco importa se è vuota o se c'è una persona che oramai non fa più il suo lavoro, perché non ci sarà mai più là dentro gente che farà il suo lavoro. Quindi siamo molto allo sbando, siamo molto abbandonati a noi stessi, non è uno scherzo, cioè non è perché, cioè, che bella idea, questa mi piace, tirare fuori Samurai nel 2019, non me ne frega niente, mi frega soltanto di dire che quel cammino là, che non è niente, poi ne parleremo, niente legato al macismo, alla violenza, al contrario, proprio un cammino d'amore e di compassione essenzialmente quello di un guerriero, perché è un cammino di autosacrificio, ovunque è stato praticato. Se lo guardate con i Templari è un'opera di servizio, se lo guardate con i Samurai è un'opera di servizio al proprio Signore, se lo guardate nell'India antica, leggete la Bhagavad Gita, niente, praticamente Arjuna va in guerra perché il Dio Krishna gli ha spiegato per quale motivo è giusto andare in guerra e qual è lo scopo giusto per andare in guerra. Quindi sempre c'è una finalità etica, non c'è mai l'abbrutimento, non c'è mai il dire il guerriero è qualcuno che conquista o conquista con una sete di bottino o per ingrandire il proprio ego, anzi è una modalità proprio l'ego per farlo fuori. L'etica dello Kshatriya, come lo chiamo? Dello Kshatriya. Riequilibrare. Esatto. Riequilibrare. Si fa strumento, il guerriero si fa strumento. Sì, si fa strumento di divide un po' diciamo un po' c'è questo conflitto, dicevo, contro i miei parenti, cioè. Certo, è lì l'attaccamento appunto che dicevi tu che esatto. E Krishna dice, guarda, non ti preoccupare, è già tutto fatto. È già tutto fatto, devi soltanto miele. Esatto, cioè, questo tu rendi di falce che sono io che muove, esatto, che muove appunto il bastone della falce, giusto. Perché effettivamente questo cammino qua è l'unico che ci permette, in un mondo dove non abbiamo più iniziazione, dove se realmente abbiamo sete e vogliamo orientarci, ci dà degli strumenti autonomamente per orientarci e per auto-iniziarci ad ogni istante. Ora, non vuol dire che noi ci dobbiamo andare a fare delle scarificazioni, fare e poi pensare che facciamo i guerrieri spirituali. Non è quello, ma come dicevi tu, nell'attitudine anche di non schivare, nell'attitudine quindi di tutto ciò, fare in modo che tutto ciò che non ci ammazza ingrassa, è un cammino che in maniera attiva fa in modo che qualsiasi esperienza, invece che essere schivata e che ci annichilisca, viene vissuta in maniera tale da assorbirne l'energia e quindi ciò che lì nel principio ci avrebbe abbattuto, utilizzarlo invece per darci più vitalità. Allora, sì. Lasciavo quello che dicevi tu per rispondere anche a lei, ai politici. Il tempo di oggi ha levato quei piccoli shock, quelle piccole umiliazioni che ti permettono di diventare persona. Certo. Quindi levando quei piccoli shock quotidiani, quelle piccole umiliazioni, tutto diventava molto più soft, molto più blando, non si può dire, non si può fare, non si può toccare, non si può alzare la voce, non si può nulla, e quindi tutto diventava molto
Una società di smidollati. Smidollato, molto... Ma è molto semplice, guarda. Ma è una società di smidollati, al di là delle iniziazioni, perché non c'è più niente in gioco di vitale. Nessuno di noi, non ci illudiamo, nessuno di noi sta in questo momento, a parte il privilegio libertario di avere un sabato pomeriggio a stare a chiacchierare di cose di questo genere. Al caldo, ma di vitale noi non abbiamo niente in gioco. Quando i vostri genitori o nonni vi dicevano ai tempi della guerra, la guerra è un metro enorme, ma non perché dici Martino, ma che sei un fautore della guerra? No, però perché dimensioni estreme come quelle della guerra ti obbligano ad avere un contatto diretto e egualitario con ciò che esiste, mentre invece nel momento in cui noi attecchiamo nei periodi di pace, immediatamente lo vedete cosa succede, ci afflosciamo, perdiamo le coordinate e diventiamo, diciamo, dei grandi adulti col pollice da ciucciare, per cui il problema non è più il vivere o il morire, come è nelle società tribali dove tutto si gioca, diciamo, sul filo della giornata, ma il problema è se, appunto, io ritorno sempre sui soliti esempi meschini, se il SUV me lo compro della Volvo o se no mi devo accontentare di una Dacia, che comunque e il ragazzo si può lamentare molto perché ha l'amico col Volvo e lui invece si può comprare solo la Dacia, però questi sono i drammi. E su questo le paranoie e le limitazioni dei genitori vanno a influenzare su quelle dei figli, perché ovviamente un genitore si sente sufficientemente in colpa da fare in modo che il figlio non si senta frustrato perché non può avere il SUV e quindi ingenera tutta una serie di sensi di colpa reciprochi, in maniera tale che il padre non è che sta lì a uno scappellotto e gli dice ma che Dacia, cioè ma vai col motorino e non rompere le scatole. Perdonate, sono solo esempi, ma per intenderci penso che ci intendiamo se parlo con un linguaggio così becero, ma è solo per intendere. Ma a Firenze. Non ho capito. Un po' diverso. Un po' Nishima. Dal punto di vista lo condividi in parte, non lo condividi. È un po' più complesso come figura, che non mi è capitato 2 o 3 cosine da lei. Analizzarlo psicologicamente. Mishima, ma penso semplicemente è stato un intellettuale, un artista, eccetera, che ha avuto la consapevolezza che ha assistito al crollo di un sistema sociale, culturale, tradizionale, optando per un sistema importato, che era il modello occidentale, e ha messo le cose sulla bilancia e ha detto che quello che stava arrivando sarebbe stato comunque molto peggio di quello che stava abbandonando il Giappone post bellico. E facendosi conti in tasca è stato abbastanza enormemente coerente da dire nel momento in cui non posso manco più convincere i miei conterranei che era meglio prima di adesso con le mode occidentali, la cultura occidentale che viene importata, l'ultima cosa che posso fare, appunto in maniera piuttosto coerente con la filosofia dei samurai, è fare un atto che non è più verbale, appunto di suicidio pubblico, che possa dimostrare, uno, che ancora in Giappone c'è gente che è in grado di fare quello, e 2, che probabilmente fate attenzione perché il modello a cui vi state uniformando probabilmente non è quello che vi porterà né all'emancipazione né alla libertà né tantomeno alla felicità. L'ho citato come coerenza. Sì, in quel senso sì, certo. Poi è Mishima, nel senso poi appunto bisogna anche cogliere la persona, tutto il background appunto biografico del perché l'ha fatto, anche una grande dose di estetismo, assolutamente, però voglio dire, ce ne fossero di esteti così, insomma di esteti comunque sono presi in due la pancia per un ideale, tranne Mishima non ho conosciuti molti altri. Non è stato perché aveva questo fascino sull'Occidente, però aveva questa una tradizionale. Infatti ho detto, l'ho un po' letto. C'è qualcosa, sì, ci sono degli elementi che... certo. Domande? Dai, perché sennò mi fate fare, come dicono in Umbria, lu professore, io non voglio. Se puoi accennare un attimo alla differenza che c'è, perché credo ci sono un po' di confusione qui da noi in Occidente, fra la mano destra, via della mano destra e via della mano sinistra.
Allora, non guardate me perché io appunto in genere uno dice la mano sinistra è quella dove ci stiene l'orologio, io invece tengo solo la mano destra, quindi non faccio testo. No, scherzo. No, grazie di questa domanda. Per riagganciarci a questo argomento, allora, la via della mano destra normalmente, ma in termini anche qui riassumendo al massimo, si intende un cammino spirituale fondato essenzialmente su una pratica etica e su un sentiero effettivamente progressivo, quindi con un'andatura abbastanza, se volete, regolare e lenta, per raggiungere un determinato scopo che è la realizzazione spirituale. Però in genere è un cammino, chiamiamolo così, per usare un gergo attuale, abbastanza palettato, cioè fai questo, se fai questo poi viene quest'altro, poi fai questo eccetera eccetera. È una via graduale, abbastanza, diciamo, una via maestra, nel senso si sa bene come starci dentro e cosa succede quando invece ne esci fuori, e va bene così. Con la via della mano sinistra invece si intende un cammino molto più rapido, dove ciò che in linea di principio nel cammino della mano destra può essere considerato come qualcosa di nocivo e quindi da non coltivare, da non praticare, da non seguire, al contrario nella via della mano sinistra viene utilizzato consapevolmente per trascendere quell'elemento apparentemente negativo presente in quell'attitudine, in quel comportamento, in quella norma. Faccio un esempio, poi ne riparliamo in ambito alchemico se vi interessa, perché ovviamente tutto ciò non è astratto, questo appunto si ritrova in teoria ma poi radicato in dei cammini di realizzazione spirituale concreti. Via della mano sinistra si parla del cosiddetto tantrismo, di cui forse voi avete sentito, no? Allora, nella via della mano destra indiana, ad esempio la via dei Brahmini, quindi dell'alta casta, cosa si fa? Si eseguono i rituali periodicamente, si pratica l'etica, si mette su famiglia secondo dei parametri appunto connessi con la tradizione spirituale, insomma, in poche parole, perdonatemi il termine, non è per fare un traslato, si va a messa la domenica e si va avanti così, anche se ovviamente gli indiani non vanno a messa la domenica, ok, essendo induisti, ma tanto per intenderci. Sempre quella civiltà là, l'India però ha anche creato questa via della mano sinistra che è la via tantrica. Cosa succede? Il praticante tantrico dice: a me non me ne frega niente né di sposarmi, e non è che se non mi sposo quindi sto fuori dalla legge religiosa o vado agli inferni o addirittura rischio di mettere le premesse per una rinascita negativa una volta che sarò morto. No, io non mi sposo, posso praticare il sesso, faccio uso di sostanze alcoliche, posso fare uso di droghe, posso fare uso della violenza, posso fare uso della collera, faccio uso di tutte le emozioni e situazioni che in linea di principio sono considerate negative, ma per quale motivo? Perché sia nel cammino della mano destra che nel cammino della mano sinistra, evocando un pochino Nietzsche, l'importante è capire come possiamo andare al di là del bene e del male. Ora, nella mano destra tu lo percorri eseguendo sempre il bene fino a che non arrivi a un punto in cui praticamente ti sei traghettato di là. Nell'altra maniera, in maniera molto più diretta e rapida, dici: ma se fin da principio, quindi, bene e male sono nozioni che esistono qua ma non nella realtà, fammi lavorare direttamente con ciò che apparentemente è male per andare a cogliere quel nucleo di quella emozione, attività, dove non esiste più né il bene né il male. Ovviamente fra il cammino della mano destra e il cammino della mano sinistra, mentre uno, come dicevo, è graduale e in un qualche modo l'andatura è tranquilla, se tu ti metti in marcia col tuo zaino arrivi più o meno in fondo, in quello della mano sinistra ovviamente i rischi sono molto maggiori, perché tu ti esponi in maniera diretta a un mondo di energie interiori ed esterne a te che effettivamente non sono così facili da domare, da comprendere, e non si lasciano afferrare nel loro nucleo profondo così facilmente come noi potremmo pensare. È chiara questo genere di distinzione? Se questo lo riportiamo, ad esempio, piccole pillole, nell'ambito dell'alchimia, ma dell'alchimia come prassi di cammino interiore,
Prima ho fatto riferimento al mercurio, in ambito di alchimia si parla anche di acque corrosive, non so se ne avete sentito parlare, quindi per permettere questa dissoluzione e quindi la separazione dei misti, la parte diciamo connessa al piombo, alla materia, Saturno, invece la parte diciamo sottile di noi, che poi è quella appunto destinata a manifestare l'oro, la persona viene esposta a dei solventi e guarda caso in alchimia i solventi sono sempre gli stessi. Si parla di droghe, quindi sostanze inebrianti, si parla talvolta di sessualità, per cui ci si espone alla sessualità che viene vissuta però come elemento viene praticata la sessualità in maniera tale che se nell'individuo comune questa sessualità, noi tutti pratichiamo la sessualità, allora voi sapete cosa succede durante l'atto sessuale, insomma c'è una partecipazione, a un certo punto c'è una tale energia che si manifesta, e soprattutto se c'è ovviamente empatia col partner, da un certo momento in poi questa energia è lei che ci prende sulle sue mani e ci traghetta come vuole lei fino a un acme che poi è normalmente l'orgasmo, e a quel punto lei ti dice ok adesso ti faccio vedere, pum, ti scarica e tu ti ritrovi così, dici oh finiti già i giochi? O poi magari possono durare anche di più, ma poco importa. La storia è sempre quella, lunga o breve che sia, ok? Più o meno piacevole. Dicono, appunto, direbbe un tantrista sei un cretino, perché ti sei trovato faccia a faccia con qualcosa che ti avrebbe potuto traghettare ben più in là dell'orgasmo fisico, tu ti sei accontentata di farne, diciamo, l'uso videogame, mentre in realtà stavi cavalcando un'energia divina cosmica che è quella che tiene insieme l'universo, la Shakti universale che anima ogni cosa che esiste. Quindi nell'uomo comune c'è questo percorso che vi ho indicato. Nell'adepto tantrico, per ritornare appunto nel traslato dell'alchimia, se tu riesci a immergerti in quella esperienza e per cui l'evocazione dell'energia sessuale, del piacere sessuale, non ti ci identifichi e non ti ci lasci passivamente trasportare, ma in un qualche modo la vivi consapevolmente e entri in quella dimensione di energia che se ci entri all'interno non è più solo energia sessuale, ma diventa energia, punto, energia cosmica, allora a quel punto lei non è che a un momento che ha raggiunto lo scopo ti molla e tu dai, perdonate il termine, ma per intendere, la culata per terra e dice tutto finito. No, da quel punto in poi lei ti apre, essa stessa, delle porte che però non riguardano più la nostra dimensione di vita umana. Quindi in un qualche modo entri all'interno dell'energia e lì l'elemento mercuriale in un qualche modo è quello che permette di sganciarti dalla dimensione plumbea, quindi all'elemento grossolano, corporeo e quant'altro, e in un qualche modo aprirti la strada a quello che si chiamerebbe in alchimia l'oro comunque, e quindi una dimensione diciamo illuminata di esistenza, o in ambito tantrico ti mostra la Shakti, cioè ti mostra effettivamente, vedi e percepisci il volto della Shakti, cioè l'energia divina che esiste in ogni cosa, che è all'interno di noi e che anima tutto questo enorme gioco e danza che vediamo attorno a noi e che si chiama universo. Complicato? Mi sono spiegato in maniera... No. Qui sto cercando di farvi delle mega... Loro ridono, io le riprenderei. Che gli stavi spiegando? Stanno attenti, io dormivo prima, loro stanno attenti. Ah, Shakti, giusto. Mi sappiamo qualcosa là. Scusa, una cosa, ci fai un esempio di mano sinistra dove però mentre diciamo utilizzo l'energia sessuale per male non fa male a nessuno, no? È un tuo percorso e come vivi queste esperienze se riesci appunto a cavalcare questa energia per scopi più alti. Come invece spieghi pratiche di violenza, no? Dove infliggi comunque qualcosa di negativo, dolore fisico, emotivo, eccetera, a qualcun altro, come queste possono essere ritenute, diciamo, fautrici di una crescita anteriore. Ma tu dici la violenza gratuita o tipo una violenza in guerra, una violenza... No, la violenza all'interno, prima tu dicevi, quello che è ritenuto eticamente negativo nel percorso mano destra, hai fatto una serie di esempi, no? Mentre questo in effetti non comporta null'altro che
Cosa fate te? Diciamo tu e il tuo partner, o la tua partner, quando invece giustifichi qualcosa che invece può essere di documento a qualcuno, come funziona insomma? Allora guarda, una cosa generale, quando si parla, fatto l'esempio della sessualità e dell'energia sessuale, perché è una energia che si manifesta attraverso le nostre emozioni, quindi ogni volta che si parla di tantra è sempre importante sapere che si ha a che fare con la dimensione spesso emozionale della persona. Analoga all'energia sessuale ci sono altre emozioni che ugualmente hanno per noi questa stessa capacità di dissolverci quando le viviamo. Una è la paura. Quando noi siamo in preda alla paura scompariamo, la paura ci dissolve completamente la nostra personalità. Il dolore fisico, durante il dolore fisico la nostra consapevolezza è in genere lucida, è annichilita. Quindi quando ti parlavo di violenza e di dolore non è certo quello che infliggi tu all'altro, ma è quello che tu eventualmente subisci. E nel momento in cui tu lo esperisci hai la possibilità di viverlo o in maniera che ti annichilisce o in una maniera, in un qualche modo dove tu, non dico che cerchi di resistergli, ma cerchi al contrario di andarci in fondo per cercare di capire se in quel fondo effettivamente quella dimensione si libera e ti libera. È chiaro in questo senso qua? Non sono mai pratiche che tendono a fare del male a qualcuno, insomma. Beh, qui apriremmo un'altra parentesi, diciamo che da certi livelli in poi, ma prendete con estrema cautela, uno dei test, sì, no, ma bisogna stare molto attenti su questo. A certi livelli di realizzazione, uno dei test per capire se effettivamente tu ti sei ormai collocato in una dimensione al di là del bene e del male, sono degli esercizi di violenza praticata sugli altri, per vedere come tu reagisci. Però stiamo parlando di contesti in cui la persona oramai ha talmente purificato le sue emozioni e la sua mente che ovviamente non c'è neppure più nessuno che esercita una violenza verso qualcun altro. Però questo è l'unico caso, e ne parlo perché è giusto parlarne, ma che ovviamente non è un esempio per niente, perché in genere se noi esercitiamo una violenza a un altro, in genere siamo dei sadici o degli stronzi, non è che ne usciamo con altre cose. Poi se ci sono i grandi iniziati che riescono a farlo, tanto bene per loro, ma perdonate, non è certo il nostro livello. Quello dove noi possiamo eventualmente misurarci in un qualche modo, utilizzare queste esperienze come esperienze iniziatiche sono quando questo accade a noi. Quindi tutto ciò che in linea di principio sarebbe qui per annichilirci, la paura, l'insicurezza, l'angoscia, l'indecisione e quant'altro, cercare di utilizzarli in maniera attiva così da trasformarli in strumenti di apertura e non di annichilimento. La parte iniziale del tuo discorso, quando parlavi della struttura del tempo ciclica, no? Ho letto alcuni libri sempre su delle culture, credo orientali, che parlano di questa cultura del tempo ciclico. Sì. Ma nel senso che tutto quello che stiamo vivendo ora riaccadrà di nuovo in un altro tempo e quindi succederà. No, questa è un po' una interpretazione erronea che ha dato Nietzsche sulla ciclicità del tempo, no? Col mito dell'eterno ritorno, per cui pensi che quello che è accaduto, quello che accade è già accaduto e riaccadrà sempre dentro. No, non è così, è semplicemente che lo svolgimento ha una circolarità, ma ogni volta gli eventi che si manifestano sono diversi, quindi le combinazioni che ogni volta possono prendere. Quello che è identico è c'è sempre questa degradazione da un'epoca iniziale aurea a poi un'epoca finale di cecità e di caos. Però quello che accade all'interno ogni volta assolutamente non è che tu sei già esistita un'altra volta, adesso stai ripetendo come nel film Nirvana, sempre lo insert coin, appunto. No, non è così. Questo è perché aiuto, se fosse così ragazzi, cioè, non ti puoi manco tirare una palla in testa perché già l'hai fatta e lo continuerai a fare, no? Non può essere una peggiore. Potremmo vederlo così come immagine, come una spirale. Sì. Quindi ecco, più che sempre un cerchio, torna ma a un livello, diciamo, Sì. Ottava superiore. Ottava superiore. Esatto. Sì. Tutto in un senso anche politico e istituzionale, cioè evidente proprio.
cioè, se ne è parlato tanto anche gli storici, poi Livio mi viene in mente, questa idea della Costituzione che ha un suo inizio, un suo sviluppo, e lo si constata effettivamente. Certo, ma poi Polibio l'ha fatto in maniera molto, perché ti ha sempre presentato le due modalità del potere, quella positiva e quella negativa, no? Per cui c'è la monarchia che può diventare tirannide, c'è l'aristocrazia che può diventare oligarchia, e c'è la democrazia che può diventare oclocrazia, che è quindi il potere della plebe, non è il potere appunto del potere condiviso, anzi no, proprio un'inversione, quindi è la plebe, quindi è l'ignorante che governa su tutti gli altri, quindi sì. Comunque mi tutte queste forme di governo sono tutte sbagliate, poi alla fine. Ma diciamo sì, ma perché proprio non... Se in termini tradizionali la società... L'aspetto della coscienza delle persone non c'è. No, non c'è. Invece è la prima cosa che ci dovrebbe essere, perché l'iniziato è una persona che si è formato poi o si formerà una coscienza, no? Certo. E quindi la coscienza le consente poi di pensare non al sé ma al noi, e quindi tende a ampliare la portata della propria opera, e quindi non si individua più con l'ego ma con il noi, e diventa essenziale lavorare non per l'individuo ma per la collettività. Ovvio, ma per questo che i governanti, la prima regola è che dovrebbero eventualmente svolgere le loro mansioni dei governanti senza ricevere uno stipendio, ma anzi essendo i più poveri della società, visto che sono al servizio degli altri. Quindi questo vi fa capire quanto siamo lontani appunto da una visione di servizio, insomma, che il nostro governante dovrebbe essere una persona che ha il nostro servizio, non è il suo. Probabilmente quasi tutti i nobili non venivano pagati perché allora ovvio, ma perché non erano corruttibili, perché chiaramente i soldi ce l'avevano. Oggi invece c'è la corsa a fare il politico, perché anche se perché fai il io mandato sono corruttibile, e quindi dico mi faccio gli interessi miei, non i soldi pubblici. Esatto, è proprio così. Domande? Curiosità? Invettive? Fate qualche invettiva, su, dai. Invettive tante, dice ma che è sta roba. Secondo me in una fase di Kali Yuga di praticamente in realtà perdita delle vere conoscenze. Qualcuno, secondo me spesso nei limiti di chi si interessa a queste cose, ho visto io che qualcuno interpreta le vie di mano sinistra come direbbero a Roma faccio come mi pare, no? Allora, ovviamente è interpretato in maniera erronea, però io poche volte che ho avuto conoscenze di persone che mi dicevano io intraprendo questo, mi rendevo conto che era semplicemente quasi una scusante per permettergli di fare qualunque cosa ritenendosi su un cammino di crescita evolutiva. Poi però il conto gli viene dato quando lui muore, poi te lo presentano raddoppiato con una piccola cifra esponenziale. Secondo me stavano accumulando karma negativo, se vogliamo rimanere in questo c'è un grande fraintendimento su queste. E credo che sia una via che necessita ancora più dell'altra veramente di avere qualche guida all'altezza della situazione, ma in questi tempi guide all'altezza della situazione sono molto rare, insomma. Ecco, per questo penso che sia molto pericoloso, ma non per la sua essenza di percorso, perché sarebbe anche a mio avviso teoricamente un percorso positivo, pure giusto. È pericoloso perché in questo momento le guide in tutti i percorsi sono rare quelle veramente valide, e allora sul percorso di mano destra ti possono fare meno male, no? C'è meno pericolo. È vero. Ma funzionano poi anche quelle della mano destra, non è che riesci a anche se non hai il maestro, il guru, come lo vogliamo chiamare, però comunque ti esponi a meno pericoli, no? Quando tu ti vai a rapportare con certe entità, certe energie, ma non hai la guida adatta, probabilmente rischi molto. Ecco, in questo senso dico... Ma molto semplicemente. Sì, no, ti rispondo molto semplicemente. Se queste persone che dicono di praticare questa via e pensare questa via sia effettivamente faccio come mi pare, evidentemente non si sono mai misurati con niente,
di autenticamente autentico di queste potenze, perché nel momento in cui tu ti misuri autenticamente con queste potenze, come la tua parte irrazionale profonda o energetica profonda, immediatamente quello che accade è che tu diminuisci di statura, cioè tu rientri al tuo posto, e soprattutto se entri in quei cammini là, la prima regola è che tu devi seguire l'umiltà. Cioè man mano che avanzi in una via così tanto pericolosa, quello che ne hai in cambio è che tu devi ridurre e capisci effettivamente che il tuo posto nell'universo è molto piccolo. Se invece man mano che avanzi in queste vie il tuo ego stranamente aumenta, vuol dire che o non stai impattando realmente con l'energia di cui stiamo parlando, la via mano sinistra e quant'altro, quella autentica, o peggio per te, ma stai entrando in una dimensione giocosa con qualcuno che si sta prendendo lui gioco di te, e a quel punto E di casi ce ne sono stati. fatti il segno della croce, perché da quella roba poi non ti ci tira più fuori nessuno. Ma voglio dire, vuoi giocare col fuoco? È fuoco, non possiamo fare il fuoco facendo finta che con la bomboletta dell'alcol faccio il fuocherello. Si può giocare col fuoco, quando il fuoco arriva è talmente grande che ti fa capire oh. Vado avanti per questa strada, ma effettivamente in silenzio, in tranquillità, eccetera, eccetera. Se invece questo fuoco ti accende l'ego, lì c'è qualcosa che puzza con cui stai lavorando. E però la via è pericolosa, se no non era che in passato l'avrebbero praticata tutti, e in passato tutti c'erano degli attributi maggiori delle nostre per avere in linea di principio accesso a queste vie. Perché non l'hanno praticata? Perché sono oggettivamente delle vie pericolose, e per pochi. Nello Dzogchen, di cui si parla spesso, lo Dzogchen che appunto spesso oggigiorno viene frainteso, e dice nello Dzogchen non ci sono pratiche, è la via della spontaneità, quindi faccio tutto quello che mi pare. Nessun maestro Dzogchen autentico dirà una cosa del genere. Molti adepti o presunti tali dice ma no, io non devo fare le preghiere perché è tutto liberato, è tutto già nella dimensione assoluta. Non è così. E infatti fino a pochi secoli fa, insomma, questi insegnamenti Dzogchen non è che venissero dati, come ripeto spesso, su podcast. Erano dei lignaggi. Pensate al caso, lo Dzogchen per migliaia di anni si è trasmesso da un unico maestro che dava gli insegnamenti a un unico discepolo. Quel discepolo diventato maestro impartiva gli insegnamenti Dzogchen a un unico discepolo, e è andato avanti così questo lignaggio per centinaia o migliaia di anni. È in epoca recente che un maestro ha dato iniziazioni a più adepti. Quindi questo ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Sono lignaggi che per tantissimo tempo sono esistiti perché c'era solo un unico depositario sulla terra. Ma vi rendete conto? Invece adesso pensiamo che lo Dzogchen, ho capito, quella roba mi piace tantino, non c'è niente da fare, è talmente semplice. Meglio di così. Però questo è il gioco della nostra epoca, di farti credere che, ma in realtà stai sulla ciclette, o come quando vai in palestra sul tapis roulant per fare riscaldamento con le cuffiette, tu stai pensando di andare, e ringrazia il cielo che stai ancora fermo, perché in teoria il rischio è che te ne vai chissà dove in orbita. Volevo fare una domanda che era sempre a seguito di questa domanda che ha fatto Stefano. Cioè, te non so se conosci Aleister Crowley. Non te lo stavo accennando, ho detto qualcuno si è bruciato. Aleister Crowley, che per chi non sa è stato un mago, forse uno dei grandi maghi del primo del Novecento. Praticamente lui aveva interpretato con un'entità che aveva dettato poi un libro, ma la sintesi era fai tutto ciò che vuoi, no? Okay. Secondo te, perché poi su questi insegnamenti di Crowley c'è stata tutta una serie di scuole, anche di natura esoterica e iniziatica, che hanno seguito il percorso del telema, no? Come? Telema. Quella del La prima che hai detto. E poi la più importante è stata la via tifoniana di Grande, che è stato quello è dopo però. Sì, ma diciamo che c'è stata questa scissione, la via tifoniana e quell'altra che non mi ricordo, però è quella più diciamo più accreditata, è quello che comunque ha scritto anche dei libri su questa opera di tema.
Comunque la domanda era questa, cioè è una deviazione del discorso della mano sinistra che è caduto, cioè praticamente diciamo che è un percorso abbastanza sottile, questo magari è un percorso dove pur essendo la mano sinistra è caduto poi da una parte, oppure è un insegnamento, questo per quello che tempo di te, valido quello di Crowley? È un insegnamento valido fin tanto che appunto parliamo di lui e di persone al suo livello. Diventa un insegnamento che può essere frainteso nel momento in cui una persona si mette in relazione con quell'insegnamento, però oggettivamente non ne ha le capacità, perché per essere a livello veramente di fare ciò che vuoi, adesso proprio togliamo ogni esoterismo, scuole, non scuole, cioè proprio ci può, e teniamo solo una cosa per valida, la legge del karma, nel senso che tutto ciò che facciamo, senza connotazioni etiche, però tutto ciò che facciamo in un qualche modo, se per essere a un livello dove fai tutto ciò che vuoi, deve essere a un livello tale dove non c'è più un ego. Perché non c'è più un ego? Perché se fai tutto ciò che vuoi, puoi ritornarti indietro tutto ciò che vuole. Quindi eventualmente devi essere anche pronto a accettare che di rimbalzo ti arrivi tutto. Ma per poter far questo, vuol dire che l'ego non c'è più, perché se permane un ego si espone a un rischio enormissimo, perché appunto sta immediatamente interfacciandosi con la totalità delle possibilità dell'universo. Quindi certo che da un certo livello in poi uno può dire fai ciò che vuoi, ma lì dentro non c'è neppure una volontà che vuole più qualcosa. Allora da questo punto di vista sono d'accordo, ma da quel livello in giù è tutto molto pericoloso ed è bene sapere. Puoi dedicare soltanto se hai raggiunto un contatto, diciamo, permanente o quantomeno con l'anima sostanzialmente. Se non hai questo contatto, ma perché è meglio astenersi, perché vai a interpretare. Fin tanto adesso parlo in termini un po' orientali, ma fin tanto che c'è ego vuol dire, fin tanto che c'è un ego vuol dire che c'è un contenitore in un qualche modo che raccoglie delle cose che avvengono. Quando non c'è più l'ego non c'è più quel contenitore, quindi tutto può fluire perché non c'è più niente che trattenga o faccia da filtro. Fin tanto che c'è questo filtro, dire faccio ciò che voglio, vuol dire che come ti muovi, quella cosa comunque qualcosa lo raccatta, perdona il termine, tanto per intendere. Cosa raccatta non si sa poi, perché dicono, tutto, se dici che fai tutto, raccatti tutto, cioè se tu, perdona, vai con una prostituta di basso rango, non è che lei è illuminata e tu illumini lei o lei illumina te, semplicemente ti prendi la sifilide e fine. Punto. per rimanere in discorsi di soldoni, e sul piano sottile vuol dire che ti stai caricando di delle energie, probabilmente una persona che diciamo ha un certo carico energetico e quindi bravissimo, quindi vai, prenditelo anche tu così a lei ralleggerisci e tu sifilide spirituale. Prego. Nella sintetica di Sant'Agostino, famosa frase di Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi. Solo quando appunto ha detto va oltre l'ego, non c'è l'ego, quindi noi siamo un microcosmo in contatto con un macrocosmo, tutto ciò che facciamo in armonia e non crea un documento a nessuno. Bravissimo, è proprio quello. In maniera qui, anzi, qualsiasi azione è un arricchimento per tutto l'universo, perché quando parte di Sant'Agostino, tutti gli iniziati che hanno portato grosso contributo all'umanità hanno agito sempre nel piccolo, però hanno avuto una risonanza grandissima, che potevano, facevano quello che volevano, ma non creavano verso se stessi e verso gli altri. Certo, ma in Sant'Agostino ama ciò che vuoi, ovviamente si riferisce a un certo tipo di amore, no? Ovviamente. Ma quando agisce quel tipo di amore la persona è agita, non c'è più la persona. Cioè il detto di San Paolo, non sono più io che agisco, è Cristo che agisce in me. Quindi stessa cosa, poi le tradizioni usano termini diversi, ma stiamo parlando che c'è il principio che agisce nell'individuo, non c'è più l'individuo che agisce. Assolutamente, però finché c'è un livello del genere, pretende che sia il divino che agisce in te, quindi ti dà la facoltà di fare tutto ciò che vuoi, non è così, perché ancora stai agendo tu. Grazie, arrivederci, ciao. No, ma infatti è questo, ciò che vuoi bisogna fare attenti, perché sennò siamo presi proprio. Bravo, no, ma c'hai ragione. Forse grazie. Ottieni questo, ma è sublimato. Ma anche sublimato è un termine particolare, sublimato c'è anche il rischio che
Sublimi significa passa a un livello superiore, lì non ci sono manco più livelli superiori, lì non c'è proprio più niente da un certo momento in poi, non c'è manco più niente di sublimato o che è stato sublimato, non rimane più la coscienza individuale. Altre domande? Ci fermiamo qua? La controiniziazione. La controiniziazione, grazie, guarda che sei te. Punto 3, giusto? Niente, guarda. Lui che... Dopo ti faccio misurare gli hertz, dopo che mi hai tenuto sveglio fino alle 3 di mattina, ho avuto un picco di abbassamento ulteriore. Hai dormito? No. No, Lui non c'ha bisogno, figura, guarda, è tutto... perché Lui dice c'ha uno scacco gigante, io si attacca. C'ha gli orgoni. Lui non lo dice, ma Non mi toccate gli orgoni. L'orgone è importante. Io ce n'ho 2. Orgoni? Ma organica? Quindi William Wright. William Wright, sì. C'è anche la forza odina. C'è la forza odina. Sì. Prego. Von Raci è un altro tedesco. Scusa Lapo che non sento il Cosa ne pensate degli esperimenti di Reich, dell'orgone, la macchina organica, tutta la storia sua, della sua biografia, eccetera? Beh, molto interessante, secondo me è un approccio di natura sperimentale, effettivamente per rendersi conto che dietro questa energia che noi identifichiamo in genere come energia sessuale c'è in realtà un'altra energia che è un motore universale e che effettivamente opportunamente contattata e canalizzata ha un potenziale creativo o distruttivo infinito. Però siamo a un livello dove si parte dal sesso, tra virgolette, volgarmente identificata con qualcosa di sessuale, si parla di un livello molto superiore dove non c'è manco più modo. È ridicolo chiamare che l'energia organica è comunque un'energia sessuale sublimata o comunque tutto sessuale, no, quello è un po' appunto, purtroppo è il germe deviato dell'inizio Novecento di vedere ogni cosa in ambito sessuale sublimato. Così, questo suo modo di sperimentare è stato molto ostacolato negli Stati Uniti e poverino lui credette di fuggire dalla Germania nazista si è trovato tra i protestanti bacchettone, ci credo, si è trovato nell'America protestante bacchettona, quindi ma perché ovviamente un pensiero, un'azione di questo genere emancipa l'uomo e lo emancipa da tutte le strutture sociali, familiari e quant'altro, insomma c'è un potere liberatorio, un teorema fondato sull'energia organica che ovviamente quando una società invece è fondata che lo scopo dell'uomo è farsi da solo e il massimo scopo della vita è sposarsi, avere 2 figli, fare una casetta e quant'altro, ovviamente soprattutto fare una carriera, avere soldi, potere e anche in qualche modo prospettiva tra virgolette rivoluzionaria in un certo senso. Molto rivoluzionaria, era pericolosa per il potere. Specialmente in America il nazismo ormai non c'era più, perché poi è morto negli anni 50. Ma voglio dire, come mai adesso c'è qualcuno che riprende questi studi e li approfondisce, che lei sappia nel mondo, insomma? Sì, sicuramente sì, non ne sono io al corrente e diciamo che però molte cose di quest'epoca che si stanno muovendo. Una persona comunque che ci ha lavorato con questa energia. Io sono professore di emulatore organico. Ah sì? Anche qui vicinissimo c'è una sede di ricerca, un centro di ricerca nella oppure una persona che non c'era, però lui ha fatto il cannone per le nuvole, dice che con probabilità aveva delle problematiche anche radioattive, perché poi alcuni di questi sperimentatori sono morti perché di tumore delle nuvole. Lui fortunatamente scaricava queste nell'acqua, qualche cosa, e quindi però lo chiamava il verde negativo. Il verde negativo. E questa energia era l'energia negativa poi che si trova in questi avvallamenti. L'hanno fatto in Africa questo. Ok, lui non c'è perché si è operato ieri, però potrebbe anche. Okay.
raccontarci l'esperienza. Giancarlo, Giancarlo, sì. Siete anche utente di un libro. Comunque è interessante vedere come tutte le società, il potere ha sempre avuto paura del sesso, no? Quello che praticava il nascosto. Come... Perché tutte le realtà, in sé una carica detonante disgregante, ma nel senso il sesso cerca solo se stesso, non gliene frega niente il sesso della famiglia o della moglie, cioè è un'energia talmente di base che è come un fiume in piena, invece la società cerca sempre di reggimentare in maniera... E a un uomo quando gli hai reggimentato la sessualità lo possiedi. Quindi questo le religioni l'hanno capito. Che c'è lì dentro. Anche i latini comunque, anzi erano mal visti il sesso nel mondo latino. Era mal visto il sesso? Ben visto, insomma, è ovvio. E i romani così, quindi c'è poi... Caligola è più con il cristianesimo secondo me che sono cambiati. Certo, sì. In ambito del nostro occidente, sì, ovviamente sì. Ci fermiamo qua? Controiniziazione. Controiniziazione. Io ho cercato, ho fatto a lui l'occhiolino, mi ha fatto la domanda al momento opportuno. Ma non esatto, se sono rimandante c'è la scala. Ma allora, due cose direi, ma tanto per tagliare molto corto. Controiniziazione in parte ne ho parlato prima ed è già controiniziato quel fatto che nella nostra società contemporanea esista un disinnesco, un diniego e una volontà acerrima a fare in modo che non esista un'iniziazione. Quindi questa è già una controiniziazione a livello diffusissimo. Seconda cosa, fu anche oggetto di una diatriba abbastanza diretta tra ad esempio Evola e Guénon sul tema dell'iniziazione, no? Dove Guénon, molto francese, quindi già direi molto cartesiano per certe cose, senza togliere nulla a Guénon, ma diceva no, l'iniziazione può essere anche un'iniziazione virtuale, nel senso che non ha degli effetti trasformativi immediati nella persona, ma comunque agisce a un certo livello che non è per noi percepibile, ma agisce. E invece Evola, da buon italiano, ma anzi da buon soldato anche, se voi leggete Il cammino del Cenabro, lui parla delle sue iniziazioni fatte al fronte, appunto di come si è vissuto le sue parole, da un certo momento in poi non è più esistita, ha avuto questa apertura per cui non temeva più lo scoppio di granate o cose di questo genere, quindi ha avuto delle aperture enormi Evola, e quelle le considerava a suo modo delle autoiniziazioni. Diceva no, caro, che no, manco per niente, non funziona così, l'iniziazione, da che mondo è mondo, deve operare un mutamento tangibile all'interno dell'iniziato, se no parliamo di iniziazioni virtuali, ma dicevo dal mio punto di vista quelle non sono iniziazioni. Quindi io pensare a prendere parte su cose gigantesche, quindi non avrei manco gli strumenti di entrare in una diatriba, un confronto di questo genere, però penso sì che al giorno d'oggi il rischio è esattamente questo, che si stia sterzando un po' troppo sul valore dell'iniziazione virtuale, per cui la semplice amministrazione di un rituale che effettivamente a livello consapevole non muta niente nella persona sia considerato già a tutti gli effetti un'iniziazione, mentre secondo me invece ci deve essere una dose di consapevolezza, di mutamento nella consapevolezza della persona iniziata, altrimenti no, ma tu tanto non ti preoccupare, quella agisce a livello profondo, poi nel momento in cui muore, ok, ma in passato non è funzionato esattamente così, cioè, se voi guardate anche proprio iniziazioni concrete, le nostre iniziazioni misteriche del Mediterraneo, tutte quelle che insomma c'erano in Grecia, in Magna Grecia, quelle che venivano come quelle di Mitra dalla zona anatolica, perché c'erano i persiani in quelle aree là, che poi se ne sono prese appunto l'esercito romano e quant'altro, ma lì no, c'era una mutazione effettiva nella consapevolezza, nella coscienza dell'iniziato. Non è che dice vado a casa, mi ha fatto l'iniziazione, ma che è successo? Ma niente, no. Solite cose, l'iniziazione seguiva dei gradi che effettivamente dovevano portare l'adepto a una preparazione, come dicevamo prima, ma poi a una reale trasmutazione di qualcosa
di profondo in quella persona, ma anche di meno profondo, tangibile, ti sentivi diverso. Ora, alcune forme di queste iniziazioni esistono ancora oggi, non è dove effettivamente cambi, dove sei costretto a, come ripeto io con questa parola che piace molto, impattare direttamente con dimensioni dense della nostra persona, in maniera tale di vedere se scavalchi o non scavalchi. Una volta che hai scavalcato, assolutamente non ti senti più come prima, proprio ti cambia totalmente la percezione. Però sono molto rare, e invece al contrario abbiamo tantissime iniziazioni ovunque. Se voi guardate attorno a te, quanta gente ogni giorno nel giro di 24 ore può prendere quante iniziazioni, in quante scuole diverse, in quanti cammini differenti, ma sono reali iniziazioni? Secondo te sono solo inutili o possono essere dannose? Queste iniziazioni virtuali? Questo dipende veramente dai casi. Dipende veramente dai casi. Se comunque quella linea in un qualche modo è connessa effettivamente a un'entità, a un egregore, a quello che è, effettivamente possono essere anche dannose. Se diciamo stiamo giocando con l'acqua fresca, si è bevuto un bicchiere d'acqua, poche parole. La vedo un pochino così, insomma. A livello energetico. Ti devo chiedere un'ultima cosa. Può cambiare qualcosa? Il danno a livello energetico. A livello energetico, sì. No, a livello energetico. Leggendo alcuni però così, diciamo, idee su alcuni riti di iniziazione, ad esempio anche i misteri lusini o questi, ho avuto la sensazione che oltre a questi aspetti che dicevi ci fosse anche l'induzione di un'esperienza extracorporea. Ti risulta a te che in qualche tipo di iniziazione era proprio parte dell'iniziazione insegnare, e questa era la morte e la rinascita, cioè la persona facendo l'esperienza extracorporea, il viaggio astrale, si rendeva conto della sua natura non solo materiale e quindi rinasceva con un'altra ottica. Ti risulta dai tuoi studi? Che io sappia no, ma non sono specialista di queste cose, quindi ti risponderei una cosa fuori dal mio campo. Quello che posso dirti è che in alcune, come ad esempio nelle iniziazioni tipo Orfico, alcune come quelle connesse a Mitra, che poi sono strutturalmente molto diverse come forme di iniziazione misterica, lì siamo più sul versante tantrico, nel senso che effettivamente l'iniziando è portato attraverso certe esperienze a entrare in contatto diretto con delle energie profonde, nell'ambito dionisiaco, cioè Dioniso e Shiva, ovviamente stiamo parlando più o meno dello stesso ambito di fetta della realtà, energeticamente parlando, quindi probabilmente è iniziatica, ma nel senso che ritorniamo un pochettino sul livello della via della mano sinistra, quindi entri in contatto diretto con delle energie cosmiche particolarmente virulente, non dico che non siano luminose, ma comunque luminose, ma allo stesso tempo non imbrigliate né imbrigliabili, e quel rapporto che tu puoi instaurare con quella dimensione ti preclude o ti dà accesso all'attraversamento, quindi al fatto di diventare un iniziato o meno. Cosa che esiste per altri versi nel culto di Mitra, dove però appunto stiamo parlando pur sempre di soldati e spesso insomma gente di generali o quant'altro che erano adepti a questi culti misterici, dove molto probabilmente tutto ciò che avveniva in ambito misterico poi aveva anche una valenza nella professione che svolgevano queste persone, ovvero appunto di soldati, quindi qualcosa che poi si rivelava con determinate forze che agivano una volta che questi stavano in campo. È chiaro quello che ho detto? Devo rispondere un attimo solo a Stefano. In Antico Egitto le iniziazioni venivano fatte ponendo in stato di coma l'iniziando per un periodo di quasi 3 giorni, entro le 72 ore. Dopodiché cercavano di risvegliarlo, non sempre ci riuscivano. Quando la persona veniva risvegliata dal coma, aveva vissuto un'esperienza tale che a quel punto lì quella persona era iniziata. Dove era stato? Aveva fatto un viaggio sostanzialmente, e il viaggio di cui vi parla era un viaggio con probabilità extracorporea. In alcune culture, infatti, secondo me, effettivamente il viaggio fuori dal corpo serve per prendere coscienza
di tutta una serie di strumenti che l'uomo ha, ma che magari oggi poi non si sa di averli, ma che all'epoca dovevano essere prima conosciuti e poi dovevano lavorarci sopra. Noi oggi non si conoscono né ci si lavora sopra. Ma in Tibet era uguale, anche lo stesso metodo. Allora, ti rispondo anche a te, ma vorrei agganciare almeno ho letto in quel libro. Io ad esempio ho visto storie, dico solo questo, in Germania ci sono dei luoghi di energia forti, no? Tipo gli Externstein, non so se tu li conosci, e dove c'è lì ad esempio c'è sì, che sembra tipo una bara, no? di pietra. Io ci sono anche entrato e ho fatto dei test, insomma. Ho avuto la sensazione che la ritualità lì fosse proprio quella, cioè era un luogo la cui energia, ho trovato lì l'energia più alta di tutti i posti, diciamo, naturali che ho testato, lasciando perdere poi cerchino di rame, cose, diciamo, proprio solamente il luogo era un'energia fortissima. E secondo me quei luoghi aiutavano anche questi rituali iniziatici, che in particolare, da quello che ho avuto la sensazione io, potevano prevedere proprio l'uscita dal corpo come elemento determinante del rito, insomma, perché anche in Occidente, insomma, poi in Europa, in questo caso in Germania, c'erano questi rituali iniziatici che si conoscono forse meno, non so perché. Guarda, molto di quello che stai dicendo tu è legato, ad esempio, ieri ne ho parlato in termini di vocazione, ma vi dicevo ieri, i ragazzini sono chiamati dagli spiriti della foresta, fanno dei sogni, eccetera, eccetera. In ambito himalayano queste vocazioni in cui appaiono divinità sono già delle iniziazioni, che compiono già se vuoi dei viaggi astrali, i bambini chiamati a essere sciamani, perché questi sogni sono descritti con una tale sequenzialità di eventi, a parte sono iniziati, proprio la divinità della foresta in sogno talvolta li purifica, quindi li nutre con un cibo speciale che poi è un conferimento di potere quando ritorneranno, quando si risveglieranno e quant'altro. Quindi assolutamente sono già dei sogni che sono già dei sogni iniziatici e vengono effettuati appunto attraverso un egresso dal corpo nella dimensione onirica. Ma se ad esempio io vi facevo ad esempio riferimento allo sciamanesimo Huicholes, uno dei tanti sciamanesimi psichedelici, quindi con l'assunzione di sostanze psicotrope in Messico, lì è uguale, cioè lo sciamano assume una sostanza in un quadro rituale che serve a favorire il contatto con determinate entità, ma questo contatto avviene sempre nella metafora del viaggio, cioè lo sciamano o quello, sì, in genere sono sciamani o gli adepti di quel culto, si fanno un viaggio a tutti gli effetti, quindi quello che dici tu è vero ed è una modalità iniziatica, perché effettivamente esperisci delle cose che ti permettono un avanzamento, un ampliamento della propria consapevolezza e delle tue conoscenze a tutto tondo, ma avvengono una dimensione dell'astrale, nel senso avvengono una dimensione parallela che è quella del momento in cui assumi le sostanze psicotrope, quindi è assolutamente coerente. Buonasera. Grazie. Bien. Basta, Ci fermiamo. Vi ringrazio della presenza, dell'attenzione.